Ciao ciurma! Oggi ci ritroviamo qui per un Cyber News veramente speciale perché parliamo di chip. Prima volta che parliamo di hardware su questo canale, chip a 2 nanometri, che detto così sembra una cosa aliena, forse non vi rendete conto di cosa significa davvero, perché questi chip sono 100 volte più piccoli di quello che riusciamo a costruire con gli strumenti tradizionali. Per strumenti tradizionali dopo vedremo cosa voglio dire, perché comunque anche i chip normali oltre 2 nanometri non è che sono producibili ad occhio nudo, però la precisione umana per costruire qualcosa anche con le macchine industriali più avanzate arriva a qualche centinaio di nanometri. Ok? Quindi questo significa che non potranno mai essere, questi chip a 2 nanometri non potranno mai essere prodotti senza macchine di precisione assoluta. Quindi per la produzione di questi chip diventeremo dipendenti da queste macchine. Attenzione, dipendenti da queste macchine. Senza queste macchine non riusciremo mai più a produrre dei chip a 2 nanometri così piccoli. Magari riusciremo a produrle ad occhio nudo sempre se qualcuno manda avanti la tradizione di insegnare come si fa. Probabilmente saranno costruiti solo da macchine questi chip, perché nel processo produttivo abbiamo eliminato completamente la persona umana che deve controllare se la macchina sta facendo bene. Quindi verranno costruiti solo da macchine. Ok ragazzi, ci manca la sigla, quindi mandiamo la sigla di questa Cyber News e poi tutti qua che parliamo dei chip a 2 nanometri e chi li sta producendo e per che cosa. Sigla. Ciao a tutti e benvenuti su Oscar Code, esploriamo il mondo cyber a nostro modo. Oggi siamo qui per Cyber News, la serie dove parliamo di attualità digitale e di tutto ciò che accade nel mondo della sicurezza informatica. Mettetevi comodi, si comincia con gli argomenti di oggi. Partiamo dalle basi. Un nanometro, cos'è? Un nanometro è un miliardesimo di metro. Per darvi un'idea, un cappello umano è largo circa 80.000 nanometri. Largo. Un globulo rosso è 7.000 nanometri. Un virus, addirittura, che è uno degli organi più piccoli del pianeta, è 100 nanometri. Un chip a 2 nanometri a transistor che sono letteralmente più piccoli della maggior parte dei virus esistenti. Se tracciassimo le linee di un chip a 7 nanometri, che è già una vecchia tecnologia, potremmo disegnarne 10.000 affiancate alla sezione trasversale di un capello. A 2 nanometri stiamo parlando di strutture composte da poche decine di atomi in larghezza. Stiamo costruendo con la materia quasi a livello atomico. Ora, chi li produce e come? Come si costruisce qualcosa di così piccolo, infinitamente piccolo? La risposta è con macchine che costano quanto un pezzo di città. E non è una battuta. Il cuore di questa tecnologia si chiama EUV, Extreme Ultraviolet Lithography. Le macchine EUV le produce una sola azienda al mondo, la ASML, che è di origine olandese. Ok? Una singola macchina costa fino a 400 milioni di euro. Una. Usa una luce ultravioletta a 13,5 nanometri per incidere letteralmente il circuito sul silicio, come un timbro, ma su scala atomica, infinitamente più piccolo. Chi usa questa tecnologia? Principalmente la TSMC di Taiwan, è Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, che ha già avviato la produzione a 2 nanometri nel 2025, poi c'è Samsung e Intel che inseguono. Ultimamente è uscita una notizia in cui il primo chip a 2 nanometri è stato utilizzato in una macchina in produzione nel senso macchina reale, che è un supercomputer di Fujitsu, come si chiama, e quindi è già in circolazione questo chip, ok? Si trova su un supercomputer
pronti poi per passare ai computer tradizionali. Perché servono le macchine per produrlo? E l'intelligenza artificiale, a parte l'intelligenza artificiale, torniamo al punto iniziale. Perché un essere umano non può costruire questi chip? Perché? Perché la prima cosa è la luce visibile. La luce visibile va da 400 a 800 nanometri. I nostri occhi non possono nemmeno vedere quello che stiamo costruendo, figuriamoci toccarlo e lavorarlo. 2 nanometri. Secondo, a queste dimensioni anche una variazione di temperatura di 0,1 grado centigrado può espandere e contrarre il materiale, che è molto fragile, abbastanza da distruggere milioni di dollari di produzione. Il terzo motivo, l'allineamento degli strati del chip deve essere preciso al nanometro. L'errore massimo tollerabile è misurabile in atomi. Quindi se noi ad occhio umano riusciamo a vedere 400 nanometri, figuriamoci il nanometro. Ok? Non bastano quindi le macchine tradizionali, entra in gioco anche l'intelligenza artificiale. Un chip moderno contiene miliardi di transistor. Progettare il loro layout è ottimale ed è un problema un po' troppo complesso anche per qualsiasi team di ingegneri umani. I tempi sarebbero geologici. L'intelligenza artificiale infatti ottimizza il design dei chip, monitora la produzione in tempo reale e corregge gli errori in frazioni di secondo. E siamo arrivati al punto in cui le macchine progettano le macchine che producono le macchine, un ciclo quasi autonomo. Ecco perché diciamo che abbiamo eliminato l'uomo dal processo produttivo dei chip. Anche dal disegno, perché prima perlomeno le disegnavamo quando erano 7 nanometri, ma neanche quello. Forse 7 sto esagerando, però un po' di più. C'è un problema all'orizzonte, un limite fisico che si avvicina, un muro che non è economico, non è politico, ma è fisico, perché intorno a un nanometro il silicio raggiunge il suo limite assoluto. A quelle dimensioni gli elettroni smettono di comportarsi normalmente e iniziano a teletrasportarsi attraverso le barriere per effetto quantistico chiamato tunneling. Quindi i transistor diventano inaffidabili, il chip non funziona più come previsto. Siamo a 2 nanometri oggi ed il limite fisico è a 1 nanometro. Stiamo correndo verso un muro invalicabile, apparentemente, per come noi conosciamo le leggi ora. L'industria sta cercando soluzioni, quindi nuovi materiali, come sostituire con il grafene o il MOS2, le architetture 3D o i chip quantistici. Ma nessuna soluzione è ancora pronta per la produzione di massa, diciamo. Quello che sta succedendo ora, questa corsa a 2 nanometri, è probabilmente l'ultimo grande salto della legge di Moore prima di una rivoluzione strutturale dell'informatica. Quindi, ricapitoliamo. I chip a 2 nanometri non sono solo un numero più piccolo, sono il simbolo di un'era in cui la tecnologia ha superato i limiti fisici dell'intervento umano, dove servono macchine da 400 milioni di euro, intelligenze artificiali che progettano in autonomia e fisici quantistici per capire i margini di errore. E siamo ad un passo dal limite assoluto della fisica del silicio. Quindi ragazzi, so che è un argomento abbastanza complicato. In più, se facciamo il caso che all'università già si studia come costruire un chip, ma partiamo appunto da una base di 400 nanometri in su, diventa ancora più complicato pensare come si possa far studiare gli studenti a costruire i chip del futuro, capito? Anche perché non li costruiranno più loro, cioè loro dovranno costruire le macchine che costruiranno i chip del futuro. Io vi faccio vedere 2 foto messe, le potete mettere in comparazione. Una è la macchina da 400 milioni di euro che produce chip a 2 nanometri, che è questa. Come vedete è una macchina completamente autonoma. C'è una persona lì che sta guardando l'orizzonte per vedere che comunque la macchina lavori, ma è una macchina completamente autonoma. 2, vi faccio vedere come costruivano i chip nelle università per far imparare agli studenti, per esempio, o come costruire i chip, eccetera. Questo che non è
attenzione, serve sempre la litografia, servono sempre delle macchine alla fine della fiera, però il disegno del chip veniva fatto anche da scienziati, insomma, che poi sottoponevano la litografia, eccetera, alle altre macchine. Queste sono le due foto che rappresentano una mini rivoluzione in arrivo, o già arrivata. Io dico sempre che l'intelligenza artificiale sì, può cambiare il modo in cui noi lavoriamo, sì. Io, guardate, non faccio giro di parole, ho un amico, per esempio, vi faccio un esempio, tanto per capirlo. Ho un amico che 20 anni fa lavorava a un impianto di colorazione, aerografi, colorava lastre di metallo, eccetera. 20-25 anni fa lo faceva lui a mano. Poi è arrivata il braccio meccanico dopo 10 anni. È arrivato il braccio meccanico e lui doveva solo scegliere i colori, dai colori primari, doveva scegliere i colori che il braccio meccanico doveva utilizzare. Dopo 10 anni è arrivata una soluzione di intelligenza artificiale, possiamo chiamarla così, che decide lei i colori che il braccio meccanico deve utilizzare. E quindi lui si è ritrovato senza lavoro. Dopo 20 anni, solo 20 anni. E questa è la rivoluzione industriale che noi abbiamo fatto introducendo le macchine nelle nostre industrie 40 anni fa, 50 anni fa. Ed è da lì è partito tutta questa rivoluzione che dovevamo fermare prima se volevamo fermarla. Adesso è già troppo tardi per fermarla. Possiamo solo capirla e mandarla avanti. Ok, detto questo, spero che ne abbiate capito. Sono concetti un po' così, però con gli esempi probabilmente diventano un pochettino più capibili. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Faremo anche dei video un po' più meno tecnici, diciamo, meno complessi. Ma ho voluto fare questo video proprio per la notizia che è uscita recentemente, che è andata in produzione il primo chip a 2 nanometri. Quindi nei prossimi video parleremo di cosa succederà dopo e altre cose. Non vi anticipo nulla, ma godetevi questo Cyber News, quindi io vi do l'appuntamento alla prossima. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale, perché così cresciamo e ci date un po' di anche ispirazione per fare qualche video. E vi saluto alla prossima. Ciao ciurma, mi raccomando, state sempre attenti. Ciao 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 ciao.